Buongiorno a tutti, anche oggi siamo qui per commentare un lavoro del nostro caro amico Corrado Malanga, del quale io recentemente ho già presentato questo libro Cheope, la fabbrica dell'immortalità, e troverete la scheda qui in alto con il link. Questo è un lavoro rivoluzionario sicuramente, che mette Malanga, diciamo, in un piano completamente diverso da quello che riguarda le ricerche effettuate fino ad ora sulla Grande Piramide. D'altra parte sappiamo già tutti chi è Corrado Malanga. È un profondo conoscitore della cultura sotto molteplici aspetti, della religione e del mito, e lui ha proposto molti suoi lavori con un fine che, diciamo, è abbastanza particolare e credo che non tutti lo condividano. E cioè lui ritiene che il nostro pianeta sia soggetto a un'influenza estremamente gravosa da parte delle entità aliene. E quindi anche in questo libro, che io ho già presentato e che ho spiegato, propone questa tesi, cioè che la Grande Piramide sia ovviamente costruita da queste entità, e molti presupposti ci sono in effetti, perché gli aspetti costruttivi della piramide di Cheope, lo sappiamo, hanno un qualche cosa che le potenzialità umane dell'epoca di 12.000 o più anni fa non c'erano. L'essere umano era appena uscito dall'età, diciamo, primitiva, e quindi non avrebbe potuto, anche secondo me, realizzare un qualche cosa di così imponente, che è tuttora la settima meraviglia del mondo. Come tanti, anche lui ritiene che le entità aliene siano state presenti nel nostro pianeta già migliaia di anni fa, che abbiano influenzato tutte le civiltà e che addirittura si servissero dell'umanità di allora per i loro scopi, praticamente rubando loro l'anima. E la sua convinzione è fondata, in base alla sua esperienza trentennale, negli esperimenti di regressione ipnotica ai quali ha sottoposto dei soggetti che erano stati addotti, diciamo, dagli alieni. Comunque, dopo che lui ha scritto questo libro, è andato ben oltre e riesce ora a proporre che questa grande piramide di pietra primordiale che nasconde lo Z altro non sia che una macchina di queste civiltà aliene che permetteva a queste entità di rinnovare la loro fisicità, praticamente rubando l'anima. Infatti Malanga è convinto che gli alieni siano delle entità che non abbiano l'anima e vengono qui sulla Terra anche oggi per cercare di portarci via questa parte animica che loro non hanno. Il fatto, come lui descrive, ha voluto che durante le sue ricerche abbia avuto la possibilità di incontrare un fisico che è una delle eminenze mondiali nel campo del radar, che conosce perfettamente quelle che sono le tecniche applicate anche ai satelliti, e sfruttando le capacità del radar sintetico si sarebbe riusciti a fotografare l'interno della Grande Piramide come se questa fosse trasparente e in 3 dimensioni. E questo è un lavoro veramente straordinario, innovativo e completo, che tra le tante cose che dice giustamente anche Malanga, finalmente riesce a mettere in cattiva luce Zaki Hawass, che Malanga stesso ha dimostrato che ha coperto la realtà della piramide, nascondendo alcuni vani che potrebbero portare alla scoperta dell'interno e delle camere
che consideriamo segrete, che ancora non conosciamo. Tutta questa operazione io l'ho scritta in questo libro, dove si metteva in risalto il fatto che la piramide doveva avere una frequenza di vibrazione precisa, che era stata anche calcolata con opportuni software. Mi scrive Filippo Biondi. Filippo Biondi è un esperto, uno degli esperti mondiali di radar satellitare, e mi dice ho letto la sua cosa, ma si potrebbero fare delle misure? E io dico sì, certo che possiamo fare delle misure. Allora ci mettiamo d'accordo, ci vediamo la prima volta su Skype, ne parliamo approfonditamente e prepariamo un progetto. Il progetto avrebbe fatto uso di una tecnica satellitare che si chiama SAR, radar ad apertura sintetica. Siamo a 680 chilometri di altezza e volevamo guardare dentro il granito della piramide come se fosse un pezzo di vetro. Non lo aveva mai fatto nessuno. Ebbene, si costruisce il programma, perché un programma al computer va fatto. Noi abbiamo i dati satellitari sono a disposizione di tutti, vanno però elaborati. E l'elaborazione a un certo punto ci permette di guardare dentro. Allora il radar, sapete com'è fatto? Si fanno infinite fotografie con radar che riporta a casa 4 tipi di informazioni sostanzialmente. Sapete, il radar butta una informazione e aspetta che l'informazione torni indietro per vedere che succede. 4 tipi di informazioni che sono X, Y e Z, cioè la posizione del punto che stiamo guardando, e la sua energia, quanto dell'impulso radarico è stato assorbito, quanto è stato deflesso, sotto forma di colore, per esempio. Così avevamo una mappa colorata. Queste misure appaiono dei fogli di carta bianchi pieni di puntini, dove non ci si capisce niente, ma il miracolo sta per avvenire. Si somma la prima fotografia alla seconda fotografia e compare l'immagine di quello che noi volevamo vedere, praticamente in 3 dimensioni. Questa tecnica ci permetteva di vedere l'esterno della piramide, con tutte le vibrazioni. Pensate, il radar si accorge della vibrazione di 1 millimetro, quindi è estremamente sensibile. Noi volevamo guardare dentro al radar, dentro alla piramide, e per fare questo Filippo soprattutto si è immaginato di fare con un solo passaggio radarico avere tutte le informazioni. E lui ha detto, invece di stare a fare un percorso di 12 km con radar, cioè avere una apertura di antenna di 12 km in un solo passaggio, noi mettiamo insieme queste cose, tutti questi dati ottenuti nella prima parte, i primi 6 km, nella seconda parte, e noi abbiamo la piramide che si è trasformata in una matrice di punti. Sapete, lavorare su una piramide diventa complicato, ma lavorare matematicamente in laboratorio su una matrice, cioè su un cubo di punti, ognuno di questi punti rappresenta praticamente un pixel. Allora noi prendiamo questo cubo, lo possiamo tagliare a metà, a destra, a sinistra, sopra, sotto, in alto, in basso, e quei punti lì, dati da mangiare al computer, rappresentano quella fettina di piramide con tutte le informazioni. Quindi siamo riusciti a fare una tomografia, anzi, tante tomografie da diversi punti di vista. È come avere una torta e tagliarla per vedere cosa c'è dentro. La puoi tagliare in orizzontale, la puoi tagliare in verticale, con angoli diversi, e ognuno di questi tagli ti deve dare informazioni coerenti. Tutto diventa una cosa tridimensionale. A quel punto abbiamo scoperto cosa c'era dentro la piramide. Grande Malanga.
Immagino che anche voi, come è successo a me, a questo punto, al più presto vogliate vedere il risultato. E quindi passiamo subito ad illustrare un lavoro che Malanga, per fortuna, e come al suo solito, pubblica volentieri nel suo sito, e da qui attingiamo delle slide veramente molto importanti ed interessanti. Ecco qua dunque, ci siamo. Questa è la prima immagine tomografia, come viene definita da Malanga, che hanno ricevuto dal satellite. E come dice Malanga nelle sue conferenze, vedendo questa foto, l'impatto all'inizio è stato un po' negativo perché non ci si capiva proprio niente. Però poi, concentrandosi bene su questo che appare, su queste fasce colorate, si è quasi come avuta l'intuizione che alcune di loro potevano rappresentare già qualche cosa sotto una certa angolatura. Infatti si vedono quelle che io indico qui con le frecce, alcune macchie un po' particolari, no? Macchie di luce, le quali, sovrapponendo l'immagine che conosciamo già dell'interno della piramide, ecco che allora si vede perfettamente che queste combaciano con la galleria, la grande galleria, la salita, con la stanza della regina leggermente più in basso, e sull'estrema destra, in basso più ancora, è la macchia rossa che si vede, nient'altro è se non l'ingresso in pratica. Ecco, quindi da questo si è già capito che il sistema inventato in effetti riusciva a penetrare dentro la piramide, questa montagna di milioni di pietre granitiche. Andando a controllare quindi la serie successiva di tomografie, si sono svelati degli altri segreti, delle altre aree, delle altre zone che prima assolutamente erano sconosciute. Questa qui, ad esempio, che vediamo, se osservate sulla sinistra, allora si nota, come dicevamo, la camera della regina con il suo cappello, diciamo così, cappello granitico, però sotto appare come, ecco, un'ombra a forma di S, che in realtà altro non è se non un condotto del quale non si sapeva niente. Ma andiamo oltre, perché le sorprese proprio non mancano. Ecco, qui vediamo un lato della piramide con questa strana luminosità intermittente, diciamo, no? E che cosa può essere? Poi lo vediamo. Qui invece la luminosità, interno sempre della piramide, è rettilinea, però con delle gradazioni quasi regolari, si può dire. E partiamo subito, ecco, dal vedere poi quello che si è capito, no? Che cosa rappresentava questo che abbiamo appena visualizzato. Sì, che questa rampa in salita, quasi a gradoni, anche se non sono veri e propri scalini, perché qui ci sono delle distanze particolari, e che è pure simmetrica a un'altra rampa più in là, della stessa grandezza e della stessa simmetria, è una cosa veramente, veramente particolare. Passiamo a quest'altra immagine dove già si riesce a capire un po' di più sulla complessità, e qui, ecco, queste rampe si vedono molto molto chiaramente. È una cosa straordinaria sotto tutti i punti di vista, e poi vedremo anche che cosa possono servire secondo l'intuizione di Malanga.
Ecco, qui è un'altra prospettiva, le vediamo meglio dall'alto e vediamo anche la complessità di altri canali che partono sempre dal centro dove c'è la stanza del faraone e vanno sia a destra sia a sinistra e sempre simmetrici sono. Poi, se osserviamo bene, c'è anche una camera verde, una grande camera verde. Eccola qui rappresentata meglio dall'alto, con questo sistema di canali che circondava completamente la stanza del faraone. E Malanga spiega bene l'ingresso, l'uscita di questi canali. La stanza verde che abbiamo appena visto altro non sarebbe che quella ipotetica stanza che era stata rilevata da un'analisi di qualche anno fa, quando alcuni ricercatori hanno applicato una specie di radiografia con i muoni che arrivano dall'universo, e alcuni punti di luce hanno evidenziato che dentro ci doveva essere proprio un vano prima nascosto. Quindi ecco, vediamo in quest'altra slide un quadro più completo, la sua complessità interna, e vediamo anche che c'è, ecco qui il particolare di quei canali che partono dalla stanza del faraone, e osservando i quali si nota veramente la straordinaria complessità di questo manufatto che nessuno avrebbe sospettato. E poi ci si può chiedere, vedendo questo, ma allora come si fa a dire che siano stati gli antichi egizi ad aver potuto realizzare, e con quale tecnica, realizzare questa macchina molto particolare? Comunque focalizziamoci ancora su quella parte qui davanti, con queste strane stanze sotterranee a pettine, perché questo è un particolare straordinario e indicativo di quello che può essere la funzione di questa struttura. Ecco, in questa slide successiva lo vediamo ancora meglio. Questa strana struttura, secondo Malanga, e io sono d'accordo, altro non è che un filtro che praticamente servirebbe da frenare certe vibrazioni, perché tutta questa macchina della piramide sarebbe praticamente un concentratore di energie, di vibrazioni che sono terrestri, a partire dalle onde di Schumann, la risonanza di Schumann, o forse anche dalle frequenze del vento, e quindi questa struttura a pettine filtrano le vibrazioni spurie, quelle che non interessano, mentre le altre sono convogliate con quei strani condotti verso l'alto. Ecco, questo serve a capire ancora meglio la funzione di quelle camere a pettine. Infatti questo è un tornio che è stato piantato nel pavimento di un'industria con questa strana struttura in cemento armato fatta proprio a pettine per smorzare le vibrazioni. Questa strana struttura, tra l'altro, è presente anche in altre piramidi. Malanga dice, e fa vedere nelle sue conferenze questa slide, che mostrerebbe la struttura della piramide di Djoser, con tutto questo complesso di camere per filtraggio, e in questo caso sembrerebbe quasi assodato che le vibrazioni abbiano l'origine dal vento. Infatti l'ingresso per questa piramide ha questa strana forma a fischietto che quindi permette in realtà di far vibrare, di far suonare meglio queste basse frequenze, per poi
distribuirle tutto attorno in modo da coprire, nascondere le frequenze che non servono e mantenere invece verso il centro quelle che sarebbero utilizzate per il vero scopo delle piramidi. Il vero scopo sarebbe quello appunto di riuscire in qualche maniera a far rivivere o ricaricare, diciamo, le energie fisiche vitali di questi faraoni semidei, che conoscevano quindi perfettamente un possibile utilizzo delle onde sonore di quel genere lì, di quella bassa frequenza. È una cosa assolutamente straordinaria, che poi vedremo comunque, ecco, perché sarebbe confermato da ricerche moderne. Però fermiamoci un attimo, ecco, la prima conclusione è questa: il signor Awas ha nascosto alcune stanze della piramide, le ha coperte per impedirne la visuale, mentre invece in foto di 40-50 anni fa alcuni vani, alcuni pertugi sono ancora visibili. Ecco, perché questo comportamento? Domanda legittima che si fa anche Malanga, no? Soprattutto lui. Perché Awas non vuole che si scopra il vero funzionamento della piramide? Vabbè, ognuno può dare l'interpretazione che vuole. Comunque io direi, ecco, che è una vergogna, perché il sapere a cosa servivano le piramidi sarebbe un diritto di tutta l'umanità, e questi signori, compreso il Giacobbo, che si presta al giochetto di Awas, avrebbero solo da vergognarsi. E che dire della trasmissione del Giacobbo Freedom, con questo titolo così pomposo? Vogliamo forse credere che Giacobbo sia libero di parlare di tutte le tematiche che lui preferisce, in totale indipendenza? Ma io non ci credo assolutamente. È palese a tutti che qui lui si conforma a quelli che sono, diciamo, le regole imposte dall'alto, e non occorre essere dei complottisti per capirlo. A proposito della sua teoria sugli antichi utilizzatori della Grande Piramide, forse qualcuno di voi ha già sentito parlarne, ma che non solo Malanga espone questa come una sua teoria, c'è quella dei faraoni semidei con una particolare caratteristica fisiologica, è quella del cranio allungato. Faccio notare che questi teschi sono stati scoperti ovunque nel mondo. Malanga ipotizza che potrebbero essere anche i discendenti di una delle specie aliene che hanno visitato il nostro pianeta, o comunque una specie umana completamente diversa da quella attuale e quindi pre-diluviana. A proposito di crani allungati, mi è venuto tra le mani una cosa, ecco qua, che sia anche questo. No, sicuramente questo non è
un esemplare di cranio allungato. Simpatico però, no? Comunque ecco, io mi permetto di fare questa ironia, ma l'argomento è veramente molto serio ed imbarazzante, se non altro per la scienza ufficiale, ecco, che nega l'esistenza di queste cose. Bene, per oggi direi che possiamo fermarci qui, magari nel prossimo video parleremo di queste frequenze della piramide e quindi alla prossima occasione.